Buonasera, buonasera e benvenuti a Sfida Mastro, il gioco in cui saper muovere i pedoni sulla scacchiera è importante quanto saper schivare i pedoni sulla strada. Io sono Dayan, il mastro delle sfide, il capo di tutti i capi, e devo saperle bene queste cose perché sono io, il pirata della strada, pronto a investire i 5 pedoni che hanno deciso di attraversare il viale della vergogna. Solo per vincere questo, il capo di Sfida Mastro. Ed ecco i nostri concorrenti, Federica, Irene, Riccardo, Rizzieri e Teresa. Cominciamo con la prima sfida, che come sempre è l'allaccatura, in cui ciascuno dei concorrenti presenterà la cosa che ha portato da mettere in palio per il vincitore di questo episodio. Quest'oggi è stato chiesto loro di portare la miglior cosa ingombrante da portare sempre con sé. Teresa, benvenuta al secondo episodio. Ciao. Qual è la cosa che hai portato? Allora, la miglior cosa ingombrante che ho portato è un po' banale, però per me è una cosa super utile che mi dimentico sempre, per quello è ingombrante, perché è un ingombro in più che ti devi portare, che non hai voglia di portarti, però è importantissimo, ragazzi, perché l'idratazione è importante. Io ho portato una borraccia, signore e signori. Questa foto non è completamente rappresentativa perché io intendevo quelle tipo enormi, no? Dei gimbro palestrati, le taniche, ecco. Idratarsi è importante, bambini, 2 litri d'acqua al giorno. Puoi dirlo forte, sorella? Yes! È la miglior cosa da portare sempre con sé? Potrei essere d'accordo. È la miglior cosa ingombrante? Allora, mettiamo che stiamo uscendo la sera, no? Puoi Vai a parlare fare con me, non serata. con il pubblico. Ok, vai a fare serata con i tuoi amici. Non puoi andare tipo in un locale o in un bar o in un ristorante con la borraccia in mano. Ha un ingombro che non si può vedere, tra virgolette, perché fa brutto, ok? Fa Quindi brutto con la gang. Fa brutto con la gang, esatto. Con i gimbro. Ok, va bene, posso capirti. Grazie Teresa. Prego. Riccardo. Allora, io sono dell'idea che quella su cui tu sei seduto sia l'oggetto ingombrante più comodo e fondamentale da avere sempre con sé. Una sedia intanto è comoda perché è morbida, ha la sedia morbido, è regolabile, c'ha i poggini, puoi nuotare, sei pigro, ti strascini. Qua non so, voi avete mai andato in montagna e avete sentito un momento di se avessi qua una sedia comoda su cui sedermi, Tipo a 60 anni, tipo. ma io lo fai da Ma non è la miglior cosa ingombrante da avere con sé. Dici? Non lo so. È una Perché c'è un buona. altro oggetto con la stessa funzionalità Sì. che è comunque ingombrante, però è più comodo. E perché non l'hai portata? No, tipo lo sgabello là, quelle robe. Comunque è un oggetto ingombrante che ha un suo volume eccetera, però è più facile da trasportare. Ma è comunque ingombrante, non stiamo parlando di scomodità. Ed è più Non stiamo leggero. parlando di scomodità, ma di ingombranza. Quindi lo potresti È comodo. potenzialmente attaccare allo zaino se sei in montagna. Ma perché stiamo parlando della montagna? Perché Nei momenti in cui ne sento più bisogno, io sinceramente, quando vado a camminare in montagna, quando faccio delle attività, io sento proprio bisogno di girare in giro con in spiaggia sotto l'ombrellone. E le rotelle- le rotelle che potrebbero essere un po' fastidiose. Quale in quel situazione caso. si sta scaldando? Io cambierei, Come la spiaggia. cambierei gli pneumatici perché ci sono quelli apposta per la sabbia. Per la sabbia, vabbè, allora si può stare, vedi? E se volessi fare una sta diventando. E ci metti il gommone sotto. Si mette Una ciambella. una ciambella, vedete come si sta arricchendo la situazione. Funzionale, comodo e ingombrante. Grazie Riccardo. Rizzieri. Io trovo che l'oggetto sia non solo ingombrante, ma che sia veramente più anni 80 che per adesso, se consideriamo l'epoca in cui è fatto, perché adesso tutti hanno il loro comodo telefonino, ma all'epoca bisognava portarsi questo in giro. Pac-Man. E non è solo per una persona, ma per 2 persone, quindi quando giri con l'altro gang con il giro, serve a quella grande borraccia. I due gym possono allenarsi a portare in giro quello e te mentre ti giochi. O anche Altruista, mi piace. Altruista. Il problema è che devi aggiungere un altro oggetto ingombrante che è Che è il il generatore, generatore. perché altrimenti non te ne fai molto, a parte, non so, lanciarlo contro qualcuno che ti dà fastidio. Federica.
Cosa hai portato? Allora, io ho considerato più la parte del portarlo sempre con sé e quindi ho pensato a una cintola per gli attrezzi. In realtà, in sostituzione ad una borsa, perché Questa tiene una borraccia. questa tiene una borraccia e ha un sacco di tasche che possono tenere le tue cose Il organizzate. marsupio sì, Irene, cosa hai portato? Allora ragazzi, io ho portato un oggetto che è essenziale al bene dell'anima. Ok? Io non ho guardato La a Bibbia. utilità fisiche o pratiche, ho guardato alla mia parte interiore. Come faccio a stare senza i Pink Floyd? Ho pensato, no? La musica più bella che sia mai stata fatta. O comunque qualsiasi altra musica che uno voglia ascoltare in quel momento. E così, prego, ho portato un giradischi, in particolare un Technics d'epoca di 40 anni. Questo qui è un oggetto stupendo perché non importa quali siano le difficoltà fisiche a cui il tuo corpo, uno con la mente può fare qualsiasi cosa, però ci vuole qualcosa per prenderti cura della mente. La E sedia quindi la musica. Ah, Sei bisogna molto delle bravo. energie a Comunque, testa. se posso aggiungere una cosa, ricordiamoci che è la miglior cosa da avere sempre con sé. Ci sono dei momenti Esatto, la sedia solo in per la cui montagna. tu vuoi stare in piedi, non vuoi ascoltare musica, non vuoi giocare ai videogiochi. Ma io un Guarda botto che- di sepe. Hai sempre una stracazzo di gente. Ho deciso, ok. Allora, all'ultimo posto, mi dispiace Federica, non è molto ingombrante, quindi un punto. Teresa non è molto ingombrante. La porterei sempre con me, però, cioè, ho sempre una mano libera io. Puoi sempre usare un moschettone e metterlo nel coso dei pantaloni. Poi Oh, ma vai comodo con- da portare non è ingombrante. È quello che ho detto io, non è ingombrante. No. Quindi 2 punti. Rizzieri è divertente, però è vero, devi sempre cercare un generatore, quindi direi 3 punti. Riccardo, 4 punti, perché secondo me portare la musica in giro è la miglior cosa che tu possa fare. Quindi 5 punti di Ren, un applauso di Ren. Pink Ok. Floyd sempre e comunque ragazzi, ricordatevelo. Bene, passiamo con la prossima sfida. Pronti? Partenza, via! Buongiorno. Ciao. Hola, Buonasera signora. io sono René. E lo porterò. Grazie signora. Prego, non c'è di che. Posso giocare un po'? Certo. Tutto il tempo che voglio. Che fine ha fatto la pelliccia signora? È in tintoria? No, sono diventata vegana. Allora, SM. Hai mai pensato cosa potrebbe stare SM? Penso per sfida master. Ci avevo pensato a Sonomona, però ho detto, dai su, saremmo mica arrivati a quei livelli. Ha una macchinina che fa... Pensi che la sfida sia fare cadere la macchinina e distruggerla? Non credo, ma sarebbe divertente. Costruisci un percorso per questa macchinina. Vince il più spettacolare. Hai 20 minuti a partire da adesso. Con che materiale? Quello che vuoi tu. Devo stare qua sopra? Tutte le informazioni sono nella sfida. Qui non ci sono informazioni, quindi insomma deduco che possa fare un po' quello che vuole. Ah, bene, mi piace questa sfida. Sono curioso di vedere come... Sono curioso di vedere come tutti hanno fatto, ma soprattutto... Speriamo che nessuno vada fuori strada. Quindi cominciamo con Irene. Ai. Oddio. Non può utilizzare nessuna delle mie attrezzature, signora. Però se vuole può usare qualsiasi altra cosa in casa, compresa la libreria, le costruzioni e il Jenga. Che cosa? Può usare qualsiasi cosa in casa, Jenga? Cos'è? compresa la libreria, le costruzioni e il Jenga. Che cos'è Jenga? Ok. Cosa Ha c'è? bisogno della mano, signora? No, grazie. Beh, io mi ispirerò a Mario Kart, nel senso. Va bene, Ci signora. saranno anche percorsi in cui non ci sarà il percorso. Va bene, signora. Quindi Ma in che cosa sarà spettacolare il suo percorso? non ho idea. Grazie della domanda.
20 minuti, ma sai che facevo da piccola queste cose qua con i miei gatti? Quello sarebbe, signora? Non ho idea. Grazie della domanda. Oh, non male. È il punto di arrivo o di partenza? Il salto, non ho la partenza è lì. Ha ancora 15 minuti, signora. Allora, tipo, quante stanze ho a disposizione? Oh, là. Se no non è bello. Non lo so, signora. Guarda, che bel salto. È bello, signora. Mi piace i miei secondi. Va bene, signora. Lo apprezzo, signore. È un po' un percorso vincolante, però Vincolante è? è allo spazio, non posso muovermi. Mi sto distruggendo la casa. Mi sembra che lo adora, signora. Sì. Ok. Siamo pronti per fare una dimostrazione. Ah, va bene, signora. Scusiamo. Nel frattempo ha un nome questo percorso? Il percorso della paura. Fa così la macchinetta. Salta in aria, signora? Certo che salta in aria. Senza esplodere però, signora. No, perché dovrebbe esplodere? Perché salta in aria. Ah, che scemo Dio. Poi va qua e cade. Oh no, signora. E rimbalza. Fa così, fa. Faccia un ponte un po' traballante, vedi, è anche abbastanza difficile. Un altro salto, giro intorno al mappamondo. Pazzesco questo, vero? Poi abbiamo percorso sabbioso. Ah, va bene, Quindi signora. sai, questo non è un fuoristrada per cui è un po' difficoltoso. Sì. Salto e Nell'acqua, signora? certo nell'acqua. Perché tutti finiscono in acqua, signora. Ti ho detto che vola, questa qua è come gli uccelli. Va a pescare a un certo punto. Va bene, ha finito, signora. Ho finito. Va bene. Allora grazie, signora. Grazie a lei. Arrivederci. È fondamentale, perché è sporcata nella sabbia e hai lavato la macchina. Giusto. Irene, una prima domanda su una cosa che mi ha confuso. Facevi questa cosa per i tuoi gatti o con i tuoi gatti? Perché con i tuoi gatti penso che tu fossi una bambina molto sola. Per i miei gatti. Ok. Sì. Ti sei un po' rovinata con le tue stesse mani. Cioè sarà un percorso che non avrà percorso e non ho idea, grazie per la domanda. Vabbè, è chiaramente il migliore anche se non ho visto gli altri. Ok, grazie. Adoro quanto godi ad usare il mio assistente come servo. Sono un po' meno contento del fatto che mi hai distrutto la casa. E il percorso della paura era un percorso molto apocalittico. Paurosa. Più che Mario Kart mi ricordava Dune, penso. Cosa? Vediamo come Rizzieri si lancia nell'azione. Fammi iniziare una mano. Sì. Secondo te Deve essere ancora. ancora quanti? Ancora. Ok. È solo quella macchinina? Se da poco te lo devo pagare. No, beh, non hai più una macchinina. Ah. Cosa stai facendo? Tutti gli altri. Wow! Ok. Ok. Manca una qualcosa di prendere veramente spettacolare.
Non c'è un limite di velocità nella tua strada? No, per essere spettacolare non ci devono essere limiti. Io credo che per essere spettacolare dovesse superare i limiti. Sì. Ok, sono convinto. Sei convinta? Sono convintissimo. Ok. Prima di cominciare, mi puoi spiegare quali sono le caratteristiche spettacolari della tua... Una discesa molto ripida, Ah. muri molto rischiosi e un cerchio di fuoco fatto di mattoncini Lego. Ok. Rizziari, è il tuo tentativo. Buona fortuna. Quella all'indietro, madre. Quella all'indietro, madre. Quella è spettacolare. Hai finito? Finito. Ok. Grazie Rizziari. Grazie, ciao. Oh Gesù. L'ha fatto pure all'indietro. Infatti, sono sconvolto, sono rimasto sconvolto che in un solo tentativo tu ci sia riuscito. Direi che il tuo tentativo è un misto tra azione e horror. Sai, è di recente uscito un film che si chiama Bodies, Bodies, Bodies. Il tuo sembrava più libri. L'unica cosa che potrei dirti in contrario è che non sei in grado di costruire una curva. È Anche essenziale questo. in tutte le curve che hai costruito hai lasciato sempre uno spazio per cui la macchinetta potesse uscire nel caso non volesse seguire il tuo percorso. Ci sono non ho messo limiti di velocità, però l'ingegneria stessa pone dei limiti. Mamma mia. È il turno dei migliori dei VQ Bra. Riccardo! Posso fare un sopralluogo? Sì, fai un sopralluogo. Secondo te cosa significa che deve essere spettacolare? Ma è una cosa che racconta. Racconta cosa? Qualsiasi cosa. Non hai mai scritto la frase quella di Winnie the Pooh che gli dice ti ho cercato in tutti i posti dove tu non c'eri ma non sono mai riuscito a trovarti nei posti in cui c'eri? È una frase del genere che comunque ha un suo valore comunque Filosofico? Sì, ma perché alla fine qualsiasi cosa può raccontarci. Perché adesso che ho sistemato tutte le telecamere a sinistra sei venuto a destra? Perché la roba che mi serve qua, adesso finisco di fare questo lavoro qua poi torno in quella zona. Tu hai la patente? Sì. Sempre le cinture di sicurezza? Beh, quello come minimo. Anche dei passeggeri. Non è molto spettacolare. Cosa c'è di più spettacolare della tua vita? Sei contento di non essere andato a metterti sul tavolo? Ma tanto come si sa non conta dove sei ma quello che stai facendo e che quello che stai facendo abbia un senso almeno per te che lo fai. Perché ho messo qua sto furgone? Non ha senso. Quello cos'è? Quello rappresenta le difficoltà. Ok. Io mi sento soddisfatto. Ora cosa devo raccontarti? Dobbiamo fare il percorso con la macchinina? Certo, questo è il tuo Noi partiamo, no? Ok. O comodi e rilassati e facciamo un pezzo di strada accompagnati da un'altra macchina più grande di noi. Abbiamo grande spazio della nostra fantasia, della nostra immaginazione, la voglia di giocare, di raccogliere delle mele e poi abbiamo qualcosa che ci dà uno slancio a salire e che ci fa prendere speranzosamente il volo e precipitare plurime volte. Tante volte i percorsi sono comodi e ci permettono di saltare, ma altrettante volte tocca scendere, cadere, ricevere altri stimoli per saltare, passare in terreni che sono scomodi in cui ci si rischia di incastrare, inerpicare per zone anguste, buie e oscure, fino poi ad arrivare alle nostre più grandi soddisfazioni. Sei soddisfatto? Sì, perché a me piace raccontare storie. Quindi questa è una storia. Questa è una storia, la mia, la tua e quella di chi la vuole ascoltare. Wow. Adesso c'è della poesia. Va bene. Grazie Riccardo. Prego. Puoi andare. Yeah! Con la macchinina o senza? Con la macchinina. La macchinina ne ho bisogno, grazie. Dopo. Beh ragazzi, complimenti. Un Ci filosofo. Bellissimo. Riccardo, spero tu lo prenda come un complimento, ma siamo passati dai film apocalittici
Ai film d'azione? Questo era più un documentario. spettacolare. Ma più che Piero Angela direi Roberto Giacobbo. Però comunque qualcosa di valido. Ci sono le citazioni, Winnie the Pooh alla ricerca di Christopher Robin, che in realtà... Lei te la sei cercata? Sì, ovvio! Ci sono pensieri davvero profondi, cosa c'è più di spettacolare della tua vita, ed è davvero tenero anche. Ho perso un po' sul percorso in sé, cioè la storia era spettacolare, più che il percorso in sé. Però comunque, insomma, più scarabocchiato che delineato, ma molto molto toccante. Se c'è una ragazza che si sa mettere alla berlina, questa è Federica. Non puoi usare nessuna delle cose che sto utilizzando per le riprese. Ok, Mi no, dispiace. ovviamente. Allora, vado di poca creatività per adesso. Anche perché non ho creatività per queste cose. Da quanto tempo tu tiri fuori un gioco e gli altri lo mettono via? Da quando tu decidi di organizzare queste cose. Ah, Io ti giuro, non ho idee per queste cose. Ah, devo anche usarlo poi? Perché sarebbe stato divertente dimostrare quello che avevo in testa. ah, dopo sicuramente la proveremo. Deve arrivare da qualche parte o deve richiudersi su se stesso? Tutte le informazioni sono nella scheda. Non c'è scritto, se no per non dovrei neanche usare solo il tavolo, dovrei anche fare un sacco di giri, però non saprei come farlo. Quindi, questa è come fare la cosa che ho in testa, mi serve un'altra sedia. Ora deve restare, yes. Ok. Non metterò delle decorazioni un po' iniziali. Volevi metterle? No. Vuoi intanto spiegare un attimo com'è? Niente, ho pensato più che altro, ovviamente, mi pare abbastanza ovvio, ma tipo delle salite e discese, per non farlo troppo piatto, e anche al trasporto della macchinina, da muovere anche il percorso stesso. In che cosa è spettacolare questo percorso? Nell'uso dello spazio, Ah? puoi vedere quasi sotto il suo tavolo vuoto, e un po' nell'articolazione del percorso, infatti c'è anche un incrocio. Ah, ok. Ed è un incrocio pericoloso o non è solo un incrocio? È solo un incrocio, è anche un percorso che ha più strade in realtà, cioè uno può decidere di svolgerlo in più modi. C'è la maniera in cui rimani vivo alla fine? Dipende da chi guida. Ah, sempre. Tipo se guido io farò fare cose che non possono essere fatte, quindi... Allora sali qua, no? E poi sali giù di qua. Si può scegliere appunto o di girare di qua, Ah. oppure di andare su di qua, salire sul camion. Una volta arrivato qua la rispetta da questa cosa qua, ok? E ribalta la macchina dentro l'altro camioncino. Oh, wow. Il camioncino poi sarà quello che porta la macchinina tutto qua, non ci passa perché questo è troppo. Quindi faremo scendere la macchinina. Vabbè, volevo semplicemente fare questa cosa qua, una riporta, comunque faremo scendere la macchinina. Ok. Ok? Scenderà di qua e andrà ad arrivare sull'altro mezzo di trasporto. Dopodiché l'intero carrello si sposterà verso l'altra sedia. Dopodiché la macchinetta risalirà sulla sedia. Sì. E da qui ci sarà la risalita verso la parte iniziale del fiocco. Ok. Grazie Federica. Prego. Non posso Federica, vuoi parlare delle cose illegali che fai in auto? No, io in realtà guido, cioè sto molto attenta quando guido. Non avere i poliziotti attorno! Direi che, come Irene, ti sei tirata una zappa sui piedi da sola costantemente dicendo che avevi poca creatività e che non ce l'avresti fatta. Sembravi molto imbranata nel tuo stesso percorso. Sì, perché lo sono. Come Julia Child in un programma di cucina, tipo lanciare la frittata contro il soffitto o qualcosa del genere. Probabilmente ci proverei ma non ci riuscirei. Ok, è il momento di quella che è più adatta alla macchina da presa. È il momento di Teresa! Beh, adesso però mi indichi cosa posso usare perché non voglio distruggerti la casa. Madonna, non gioco con cose tipo Lego da
30 anni, perché io ne ho chiaramente 54 ragazzi. Sembri che tu stia facendo un video per spiegare come fare le leggi. Video tutorial, come fare un percorso per macchinine che sono passati 3 minuti. Si possono usare le parolacce? Mi devi bippare? Ah no, non ti dico. Tu come definisci spettacolare? Qualcosa di esagerato? Non lo so, non so se riuscirò a fare qualcosa di spettacolare, però ci posso provare. Guarda che io lo so bene questo. Ho visto. Girati da questa parte per favore mentre lo fai. Mi fai perdere il tempo. Ah, il mio tutorial, allora, scusate ragazzi, ci siamo un po' persi. Ok, questo è il momento più cruciale di un percorso spettacolare, perché non sarebbe tale se non avesse un giro della morte. Ok, questo è il nostro giro della morte. Sembra di avere 5 anni. Perché in realtà quanti ne hai? Ne ho 21. Oh. Sono grande ormai. Hai la patente? No. Perché questa sarà una delle mie prime esperienze alla guida ovviamente. Cinture di sicurezza. Mi raccomando ragazzi, sempre mettere le cinture di sicurezza. Questa in realtà è un'allegoria per la nostra vita. Puoi spiegarla un po' meglio? Certo, allora, all'inizio quando nasci e cresci sembra tutto tranquillo, ma in realtà è tutto un po' in salita, no? Ti sembrerà tutto in discesa, ma in realtà è tutta una fregatura e non è davvero in discesa. Perché poi troverai un'altra salita più il giro della morte. Quello che mi parlerelli sono altri ostacoli della vita, però ormai sei cresciuto, quindi sei comunque con una mentalità più adulta e sai come gestire le cose. Poi beh, il tunnel con Winnie the Pooh e il tunnel con Winnie the Pooh non c'è molto altro da dire. Scusa, devo fare una cosa fantastica. Ancora 45 secondi. Cosa stai facendo? Sto mettendo le fiamme sulla macchina. Allora, questo è il mio percorso spettacolare, non solo per la varietà di strumenti e materiali costruttivi, ma anche per la sua forma e la sua armocromia. È emozionante non solo per questo, ma anche per le difficoltà che pone alla macchinina e all'autista, ed è un percorso assolutamente suicida. Quindi è il momento di provare? Direi. Ok. Qua c'è l'inizio, non so se si vede in ripresa. La macchinina sale, salita, scende, oh no, c'è la macchina costruttiva, ma la nostra macchinina procede imperterrita per il giro della morte. Oh mio Dio! È uscita dal percorso, proprio. Rientra senza paura, fa 1, 2, 3, 4, 5 ostacoli e passa sotto il ponte di Winnie the Pooh, per poi continuare verso una dolce salita che non sarà mai come la prima, e poi affrontare il salto finale. Uah! È morta. Bene, Ok. Contenta di te? sì, sono abbastanza soddisfatta. La metti- È stato un percorso ostacoli non solo per la macchinina, ma anche per me, perché per girare intorno al tavolo ho avuto qualche difficoltà tecnica. Grazie Teresa. Prego, spero sia stato di vostro divertimento vedermi sudare costruendo questa cosa. Teresa, Diane. hai una fabulazione pari a quella di Riccardo, devo dire. Forse un po' più chiara e delineata nel percorso, ma anche più cinica. Perché alla fine la macchinina muore, mentre almeno quella di Riccardo, dopo le difficoltà, si riavvicina alla propria famiglia. E non solo, perché c'è sempre Winnie the Pooh, che a quanto pare deve essere un punto fondamentale della nostra vita. E sei stata anche l'unica persona a personalizzare la macchinina. Sembrava tipo una macchinina di Batman. Io ho fatto pure il cerchio di fuoco finale. Posso dire che si vede che studia design, cioè proprio c'è della competenza, dell'estero artistico che a noi mancava. Io Ma tu lascia perdere. Quindi, mettendo tutto insieme, No, io ho perso. solo perché mi hai distrutto la casa, Irene,
Solo per quello ti dovrei dare un punto. Mi sono straimpegnata. Sono sicuro, però... Beh, uno ultimo si deve essere, perché voglio dire. Però il mio era il più lungo e quello che andava dietro. Ma non diceva il più lungo. Chi se ne frega, stai zitto. Mi dispiace Irene, un punto. Sei stata sfortunata. Federica 2 punti perché era poco spettacolare, ma almeno c'era un incrocio. Il mio aveva il cerchio della morte. Anche il mio. Il mio aveva usato i Fuoco. quadri. Teresa, tu prendi 5 punti perché c'era il fottuto giro della morte Ma no, ma e hai muori, spiegato cioè, da bene. pessimisti. Ma io sono Ma ho 5. detto che è come la vita, cioè tu nasci, lo Cresci. dico, nasci, cresci, impari, E muori. alla fine muori, cioè ragazzi. Come i ciao. pannolini. Quello cresci e muori. No, cresci e muori. Vabbè che li usi anche prima di morire i pannolini, però va bene. Vabbè. No, mi dispiace. Rizzieri, dato che era l'unico funzionante, prende i 4 punti. E Ah. Riccardo era poco delineato, quindi Sei secondo me sei nella sei mezza. superficiale. Sì, infatti. privo Cioè, poteva di... trasmettere un messaggio al mondo intero. Ma lo ha trasmesso. No. Ma non l'hai fatto vincere? Se voi pensate che Riccardo dovrebbe prendere 5 punti, segnatelo qua sotto. Grazie mille. Oh no, ho dimenticato di girare il disco orario. Ci fermiamo un attimo per della finta pubblicità. A tra poco! Ben ritrovate Sfida Mastro. Nuova sfida. Macchina gialla. Ok. Permesso. Buongiorno. Ciao Dejan. Hola, come stai, chico? No vabbè, un'altra busta, inaspettato. Macchinina. Ti piacciono le macchinine? In realtà no. Ma io amo Porsche, Bugatti. Non ne ho. Ah, mi dispiace. Non sto parlando veramente. Quale dei due vorresti aprire di più? La macchinina o la busta? No dai, non smonto la macchinina. Spero che non sia la sfida. Ok, fotografa le macchine gialle. Vince chi ne fotografa di più. Hai 30 secondi. Hai 30 giorni. Hai 30 giorni a partire da domani? Sì, perché non voglio che tu parta già adesso a cercare macchine gialle. Da domani tutte le macchine gialle che troverai in mezzo alla strada le dovrai fotografare. Ma io ho da fare nella mia vita. Questo mi confonde. Beh, penso che in 30 giorni ne vedi di più di 30 secondi. Ok, però... Ok. Però Tu sai che macchina gialla la pugno sulla spalla? Cioè, io posso accumulare tutti i pugni sulla spalla che ti devo. Ti spezzo se faccio così. No. Non penso che vorrò tirarti un pugno, a meno che non sono incazzata. In quel caso però qui a sfogarmi proprio. quale sarà la tua strategia? Vai in vacanza? Spero non in No. crociera. Posso fotografare delle foto? Macchine intendi automobili o macchine di qualsiasi... Posso guardare qualche film pieno di taxi in America? Ma spero che le fotograferai invece di tirare il pugno sulla spalla. Per entrambe le cose. Vale sempre la stessa macchina da angolazioni diverse in giorni diversi? Dipende se vuoi vincere o meno questa sfida. Oddio, certo che voglio vincere, che domande fai? E vincerò. È un po' di po' che non vedo macchine gialle però. Stanno diventando meno comuni. Sì. Posso prenderla? No. Questa conta come gialla. Sì, ma non puoi fotografarla. Giusto, da domani. Sì,
Sì, no, beh, è una domanda, vai. Non se la puoi portare via. Ma se ti vengo a trovare domani? Va bene. Va bene. Grazie Teresa. Grazie Diana. Ciao a tutti, virgola scena, vincerò. Va bene, grazie Federica allora. Prego. C'è qualcosa che non va? No, non sul serio molto confusa. Una sfida a lungo tempo che testa veramente chi rimane nel gioco nei giorni seguenti e chi no. Ma uno di voi non ha inviato nessuna foto. Può questa persona alzare la mano? Boh, non sono ultimo. Oh, due di voi, scusate, è vero, due di voi non hanno inviato nessuna foto. Vincerò, ci. Posso capire Irene, ma Thierry, avevi la vita più facile perché ne potevi fotografare almeno una, cioè quella in casa nostra che stavo utilizzando per le riprese. Sì, vorrei puntare, a parte quello, che siamo andati via, non c'è nessuna macchina in Austria gialla. Tu non dici c'è così, però io ho fotografato 3 macchine gialle mentre ero in Austria. Pensa che io di quei 30 giorni ne ho passati più di 20 in un bosco perché non l'ero trovata. No, io zero. E sì che abito di fronte a una strada, però Piena di sto macchine gialle. lì a guardare e aspettare che passino macchine gialle, cioè non esiste. Quindi, come avete visto, abbiamo 2 persone che hanno preso 0 punti, questi 2 sono Irene e Non è Rizzieri. la foto migliore. Mi dispiace, ma avete 0 punti. Degli altri, Riccardo, giustamente. Una macchinina gialla. Quindi tutto è una lotta tra Federica e Teresa. Federica, che cosa hai fatto te? Non lo so, io ho fatto le foto a tutto quello che vedevo. Macchine normali, Sì. ruspette, macchine giocattolo, Un transformer. È una macchina. perfino le macchine pulitrici. Sì, anche macchine industriali. Ok. E sei arrivato ad un totale di 54. Ok. Quindi Non avevi niente da fare ad agosto. Io lavoravo in quel periodo. Teresa, tu invece che cosa hai fatto? Io non avevo assolutamente tempo per fare questa cosa, ho cercato su Google macchina gialla e ho fatto un sacco di screen. Ma aspetta, fermi tutti, ma la consegna non era che Macchine le sulla macchine strada. che si vedevano in giro? La consegna era fotografa le macchine gialle. Ma quelle non È lo sono screenshot, foto. è lo screenshot. Sono fotografie, però sono screenshot che sono tecnicamente delle fotografie Gli dello screenshot schermo. sono in formato JPEG. Quindi sono foto. Ho cercato di applicare il mio pensiero laterale, non so se ho raggiunto le 54. Allora, Molto laterale. secondo me sono sicuramente più di 54, mi sembra di averne contate 1500. Ma non meriti i 5 punti perché sono comunque, come ha detto Irene, non delle vere e proprie foto. Ok. Quindi direi 5 punti a Federica, 4 punti a Teresa Lo accetto. e 3 punti a Riccardo per una sola foto. Poca Vedete? spesa, tanta resa. Ed ecco una sfida di cui non fidarsi alla cieca. Ciao Riccardo. Ciao Diane. Buongiorno. Ciao Federica. Sfida nostra. Ok. Porta questa sedia a 10 metri di distanza. Immagini in questa direzione? Vince chi ha più precisione. Hai un minuto a partire da adesso. Adesso hai 55 secondi. Cosa? Ma in qualsiasi direzione? Ah, ok, una sfida in cui bisogna pensare velocemente e ragionare velocemente. Quindi direi di partire velocemente e metterci velocemente in moto con Federica da Pordenone, Riccardo da Trecesimo e Rizzieri da casa mia. Vedi? Dove vuoi? Hai ancora 25 secondi. Hai ancora 5 secondi. Ci sono. Sono confidente che sia venuto qua. Hai ancora un secondo. Mi dispiace, devi fermarti. Ok. Ti puoi un attimo mettere su quel punto? Ti devo un attimo bendare. Oh, come on. Quante dita sono queste? Penso 7. Allora, questa è la prima sfida. Ti leggo io la sfida? Direi. No, allora,
Grazie, hai vinto. No, non è questo. Ok, allora... Tenendo sempre la benda sugli occhi, Sì. gira 3 volte su di te. Quindi siediti sulla sedia. Vince Ok. chi è più veloce. Il tempo parte adesso. 1. Io sto tenendo il conto. E io no. Devo stare contando tu. A quanto pensi di essere arrivato? Penso almeno a 7. Se vado a sbattere contro il cartone, tipo me lo dice, no? Ovvio. A meno che non faccia ridere. Sei seduto? Sì. Ok. Ti puoi alzare in piedi e toglierti la benda. Muro. Mi sembra che tu sia stata molto veloce. Vabbè, ma c'era il trucco. Qual era il trucco? Che la sedia vicina. Perfetto, ho stoppato il tempo. Grazie Riccardo. Prego, Dejan. Grazie Rizzieri. Riccardo, direi bene. a, Non par- so secondo che presupposto. a parte il fatto che non so perché tu hai capito di fare più di 3 giri e hai continuato ad andare in lungo, comunque sei quello che è riuscito a porla più distante, perché Federica avrebbe potuto portarsela dietro, Sì, ma invece se l'è Beh. dimenticata. Sì, non ci ho pensato. In realtà l'avrei portata in un'altra direzione perché secondo me era troppo poco quello, però avevo bisogno di un metro di... È un pensiero molto logico, perché le mattonelle del pavimento sono quadrate di 20 cm. È il ragionamento che ho fatto. Un metodo di conta che ha usato anche Rizzieri, che ha usato come se stesso come unità di misura. Perché essendo 1,80 m, 5 iniziali sono 9 metri, più un po'. Ottimo, direi. Anche se non ho usato 5 iniziali. Dove li hai perso è stato nel partire mezzo metro prima della sedia e in ogni conta partire mezzo metro prima della tua testa. Infatti hai fatto 6,12 metri, cioè 3 Rizzieri e un capibara in pratica. Federica, mi dispiace, l'hai lasciata, hai fatto 1,49 m, un Rizzieri senza testa in pratica. E Riccardo, sei andato a sbattere contro il muro, letteralmente, 8,28 metri. Quindi 4 Rizzieri sopra un banco di scuola. Quanto stiamo a velocità? Federica è stata la più veloce, chissà perché, 10 secondi. Rizzieri 1 minuto e 10. Riccardo girando un po' di volte in più, 1 minuto e 14. Vediamo come hanno fatto Irene e Teresa. In quella direzione? Tutte le informazioni sono nella sfida. Devo stare tipo... Sarà tipo qua, forse un po' prima. L'ho piazzata. La accendo. Perfetto. Io ci Puoi credo. ritornare al punto base, per favore? Ok. Tira fuori il metro, il goniometro. Devo un attimo vendarti. Quante dita sono? 2. Ok, adesso devo rifarlo. La prossima sfida. Ma se sono bellata come faccio a leggere? Ah, vuoi che la legga io? Ma che cazzo? Tenendo sempre la benda sugli occhi, gira 3 volte su di te. Quindi siediti sulla sedia. Vince chi è più veloce. Il tempo parte adesso. C'è la sedia che ho spostato? Oddio, ma io ho paura di ramazzarmi. Qua c'era una carriola. Sono tipo sul selciato. Non è beccata la carriola, ma c'è una cosa che... Cazzo, devo contare i passi. Devo passare il selciato. Seduta? Sono seduta. Il tempo si è fermato. Perfetto. Vabbè, ero convinta di essere da un'altra parte, però va bene. L'hai messa a te la sedia là? Sto facendo rimanere seduta? No, tutto è finito. Grazie Irene. Teresa, direi che è stato molto intelligente tenere il punto di riferimento e seppur tardivamente pensare che contare i passi in quella direzione saresti arrivata alla sedia. Mentre
Irene, Sì. io sono stato contento anche di come tu l'hai calcolata, insomma, però sono rimasto, non so se intenerito o ammaliato dalla tua insicurezza nel camminare da cieca. Ti ho fatto pena con i tacchi. Secondo me i tacchi ti hanno un po' disturbato su cosa c'era davanti a te nel percorso. Eh sì, perché non senti sotto, no? Mhm. Se Irene avessi messo la sedia di un altro passo in avanti, saresti arrivata molto vicina ai 10 metri. Quindi ho fatto tipo 9? Hai fatto 8 e 13, un po' meno di Riccardo, 4 rizzieri sopra 3 Labrador. Cioè, scusa, 3 anatre del Labrador, che sono una specie estinta. Teresa, invece, hai messo la sedia e nella tua insicurezza l'hai spostata di un altro passo in avanti. Se l'avessi lasciata là sarebbero stati 10 metri e 10 centimetri. Ma spostandola in avanti hai fatto 11 metri e 34 centimetri. Quindi 6 rizzieri e una zebra, di pezza. Ma la zebra in piedi o... Di pezza! Ah, il pezzo. Ma in piedi Era rilevante questo. Teresa, sei stata molto decisa nella tua direzione e ci hai messo 56 secondi. Irene, sei stata molto lenta nella tua direzione, ci hai messo 1 minuto e 20 secondi. Con tutto quel balletto normale. Avevo i cacchi, dai. Vero. Quindi, prima parte della sfida. Federica, 1 punto. Rizzieri, 2 punti. Irene, 3 punti. Mi dispiace, anche se eri nella giusta direzione. Riccardo 4 punti, spostandolo contro il muro, e Teresa 5. Per quanto riguarda la velocità, invece, Federica 5 punti, perché eri la più vicina. Teresa 4 punti, perché sei stata molto veloce. Rizzieri 3 punti, Riccardo troppi giri 2 punti, e Irene, mi dispiace, 1 punto. Quindi in totale abbiamo Federica con 6 punti, Irene con 4 punti, Riccardo con 6 punti, Rizzieri con 5 punti e Teresa con un gigantesco 9 punti. Un applauso a Teresa. Ok, concorrenti, alzatevi e seguitemi, è il momento del massacro in diretta. A tra poco. Ormai abbiamo capito come si fa. Ad alzarci. Boh, già un buon punto di partenza. Ben ritrovati al massacro in diretta. E Federica, vuoi leggere te la sfida? No. No. Ovviamente se solo no. Allora, lancia la tua macchinina in modo tale che superi la prima linea ma non la seconda. Se tutte le macchinine sono comprese tra le 2 linee, è squalificata quella più vicina alla prima linea. Vince l'ultimo sopravvissuto. Ok, perfetto. Io mi metto un attimo qua dietro. Ok, Chi vuole iniziare? Federica? Tu sei potentissima, l'hai lanciata qua un po' oltre le dimensioni dello spazio tempo. Cioè, vince l'ultimo sopravvissuto vuol dire che ogni turno viene squalificato uno? O più persone. Se non supera la seconda linea. Ah, ok, buono. Si dice sempre. Ecco, Tipo in appunto. questo caso. Irene? L'ordine dei colori. Dammi la carica, dai. Grande! Riccardo, tocca a te. Ottimo! Morirà subito sto gioco, ma... Ok. Bravo. Ok. Rizzieri? Dai. Mi dispiace, Rizzieri. Teresa. Poca convinzione. Non è concentrazione di questa cosa. Porco di cuore! Ok, quindi abbiamo fatto fuori Rizzieri, Federica, Teresa, Irene. Allora 5 punti a Riccardo! Mi rinvolvisci! Sì! No, però non sono assieme. Ma è già No. finito? Superavo. Non è È finito. Ah, Avete spera. Ma in che senso? Concorrenti, No, lo grazie. Spirito Potete Santo. tornare al vostro posto. Come passiamo? Ben ritrovati! È stata una sfida difficile di macchinine, no? Bello! Nonostante un minuto di prove, Riccardo, sei stato l'unico a riuscire a infilarli tra le 2 linee. Quindi tutti 5 punti a Riccardo, 5 punti a Riccardo.
cambia un po' leggermente i calcoli. Abbiamo Irene a 10 punti, Teresa che è stata in pole position per tutto l'episodio guadagnando nella sfida precedente 9 punti a 20 punti, ma Riccardo a 21, quindi Riccardo alzati, vai a prendere i tuoi oggetti ingombranti. Per Bacco siamo a metà serie. Chi è che vincerà la prima serie di Sfida Mastro? Lo scoprirete al prossimo episodio. Buonanotte!